Ciao a tutti, io sono Serkelio, H Saggezza Artificiale e questo è Bitcoin The Mining Game. Oggi vi spiego la versione party game del gioco. Iniziamo a vedere cosa troviamo nella scatola. Nella scatola abbiamo 4 mazzi di carte divisi in 4 colori. Carte bianche, rosse, verdi e blu. Gli schermi della privacy, uno per giocatore, la riserva di energia, i segnapunti, 4 dadi, segnalino primo giocatore, segnalino del fato, segnalino del prezzo e poi abbiamo i rig che sono uno per ogni giocatore. Quindi siccome il gioco supporta fino a 8 giocatori o in party game oppure 5 giocatori in modalità strategica normale, abbiamo in totale 10 rig. Abbiamo ovviamente anche la plancia del gioco nella sua versione standard. La versione minimalista, che è scaricabile gratuitamente come file, uno se la può stampare, c'è tutto il necessario per giocare. Abbiamo poi anche la versione deluxe che è disponibile soltanto su richiesta e che useremo in questo video tutorial. Vediamo un esempio di setup per 8 giocatori. Quindi abbiamo 8 giocatori disposti in questo modo. Ogni giocatore avrà il suo schermo privacy, che adesso non metteremo per motivi di chiarezza, e ogni giocatore corrisponde a un rig, riceverà 4 energie che terrà nascosto appunto dietro il suo schermetto della privacy, in modo tale che la riserva di energia che un giocatore dispone non sia visibile agli altri giocatori. Il segnalino del prezzo va collocato sulla casella iniziale, si sorteggia un primo giocatore, supponiamo che sia questo giocatore qui, e quindi lui riceve anche il ruolo del fato che si mette sopra il rig corrispondente per ricordarsi che lui è il primo giocatore. Si prende poi il mazzo delle carte Bitcoin e si dispongono nel seguente modo. Si contano il numero di giocatori o rig in gioco, in questo caso 8, quindi si metteranno 8 carte Bitcoin nella quarta epoca, queste carte in numero pari al numero di giocatori, quindi 8, poi si raddoppia, quindi qui andranno 16 carte, qui andranno quindi abbiamo detto 8, 16, 24 carte qui e infine nella prima epoca vanno 32 carte. È normale che avanzino delle carte perché a seconda del numero di giocatori le carte vengono usate tutte oppure a volte soltanto in parte. Quando si gioca in party game in realtà i rig non sono necessari e anche questi segnalini non sono necessari perché i giocatori si terranno la propria riserva di energia nascosta in mano, in tasca o da altre parti, però per comodità se volete potete usarli. Il primo giocatore è colui che ha i dadi, quindi quando si gioca in party game si può tranquillamente giocare soltanto con la plancia le carte, il che offre la possibilità di giocare anche in un prato o in un posto un pochino meno formale rispetto a un tavolo. Allora, abbiamo 4 epoche, il gioco durerà 4 epoche, prima epoca, seconda epoca, terza epoca, quarta epoca. Durante ogni epoca il prezzo delle carte Bitcoin potrebbe cambiare, ma si muoverà sempre soltanto in questa fascia, quindi quando staremo giocando questa epoca il prezzo potrà andare su o giù, ma non potrà mai andare lateralmente. Quando staremo giocando nella terza epoca il prezzo potrà soltanto che muoversi lungo questa colonna. Questa è la zona del mercato, man mano che le carte verranno vendute andranno posizionate qui. Per giocare in modalità party game non è necessario guardare il testo delle carte, il testo delle carte viene completamente ignorato, quindi le carte che vanno sul mercato possono essere messe in qualunque modo. Per questo motivo in questo tutorial useremo delle carte vuote, tanto in party game il testo delle carte è indifferente, mentre quando si gioca nel gioco avanzato strategico chiaramente ogni carta avrà un suo significato. Ma in party game le carte sono soltanto punti vittoria che valgono soltanto per la loro quantità. Soltanto all'inizio di una nuova epoca ogni giocatore riceverà una quantità di energia pari al numero di icone Bitcoin stampate qua sotto. Quindi nella prima epoca ogni giocatore riceverà 4 energie, che è il suo budget di questo per l'intera epoca. Chiaramente nel gioco reale questa energia andrà tenuta nascosta, ad esempio dietro lo schermo privacy, oppure nascosta in tasca o da altre parti, quindi non deve essere visibile agli altri giocatori. Se si gioca senza i rig, invece di scommettere energia nascondendola sotto il rig, andrà nascosta semplicemente nel palmo della mano. Il numero di icone Bitcoin stampate qua sotto quindi ci dà due informazioni. Primo, ci dice qual è la rendita di un giocatore all'inizio di un'epoca, ma ci dice anche quante carte vengono distribuite durante la fase mining,
perché il gioco si articola in diverse fasi. La fase principale sono due, sono fase del mercato e la fase del mining. Durante la fase mining della prima epoca, ogni volta che c'è un mining, il giocatore che sta tirando i dadi prenderà 4 carte e le dovrà distribuire con una regola che vedremo tra poco ai giocatori. In questa seconda epoca verranno distribuite soltanto 3 carte, poi soltanto 2 carte e una carta. Quindi la produzione di Bitcoin diventa sempre più scarsa man mano che si va avanti nelle epoche e la rendita al tempo stesso diminuisce. Vediamo adesso un esempio di turno di gioco. Il giocatore che ha i dadi, che è detto appunto il fato, deve dire a voce alta mining, inizia la fase mining. Tutti i giocatori a questo punto decidono se scommettere energia sotto i loro rig oppure nascondere nel pugno della mano. Supponiamo che succeda qualcosa del genere, per cui tutti hanno scommesso energia tranne questo giocatore. Il fato non partecipa mai attivamente durante un turno alla fase mining perché è quello che lancia i dadi e quindi fa da arbitro. A questo punto il fato prende i dadi, lancia i dadi e si guarda il dado di valore più basso. In questo caso il dado di valore più basso è il numero 1, vuol dire che la difficoltà è pari a 1. Cosa si fa? Si procede e si conta in senso orario, quindi si parte da qua e si dice 1, 2, 3, 4. Se fosse uscito 4 il dado andava qua, siccome è uscito 1 il dado va qui e questo giocatore si dice il prescelto. A questo punto il fato prende un numero di carte pari alle icone che sono qua sotto, in questo caso 4, e procede in senso orario e chiede prima al prescelto: tu hai scommesso energia? Lui dice sì, benissimo, questa energia viene consumata e lui riceve una carta Bitcoin. Poi chiederà a lui: hai scommesso energia? Lui dice sì, anch'io ho scommesso energia, quindi bravo, ricevi una carta Bitcoin. Poi chiede a lui: hai scommesso energia? Sì, prende una carta Bitcoin. Poi chiede a lui: hai scommesso energia? Lui dice no, quindi lui viene saltato, si va qua, anche questo giocatore non ha messo energia, questo invece ha messo energia, quindi riceve una carta Bitcoin e consuma. Tutti gli altri giocatori a questo punto mostrano il pugno o alzano il rig e tutte le energie scommesse, anche se non hanno ricevuto carte, vengono usate e sono consumate comunque, perché chi ha acceso le macchine consuma energia a prescindere dal fatto che abbia ricevuto o meno Bitcoin. Vediamo un altro esempio. Supponiamo che il risultato del dado sia questo, quindi in questo caso la difficoltà è pari a 3. Quindi sempre partendo dal fatto si conta 1, 2, 3. Quindi questo è il prescelto. Di nuovo il fato prende 4 carte, sempre perché siamo nella prima epoca, e domanderà al prescelto: hai scommesso energia? Lui dice sì, io ho scommesso energia, bravo, ricevi un'altra carta Bitcoin. Poi si chiede a questo qui, lui sì ha scommesso energia, quindi anche lui riceve una carta Bitcoin. Lui non l'ha scommessa, quindi viene saltato, si va qui, non l'ha scommessa, non l'ha scommessa. Quando il turno tocca al fato, il fato prende sempre, se gli capita l'occasione che ci sono ancora carte, sempre una carta Bitcoin gratis, anche se non ha messo energia. Poi si va qui, questo giocatore pure ha scommesso energia e prenderà una carta Bitcoin. Siccome le carte Bitcoin sono finite, gli altri rimangono asciutti e questo giocatore, anche se ha scommesso energia, l'ha sprecata per niente. Vediamo adesso la seconda regola sul lancio dei dadi. Quando si lanciano i dadi, un giocatore può anche scommettere durante la fase mining più di energia. Ad esempio, per questo giocatore ha scommesso 3 energia. Qual è il vantaggio di scommettere più energia? Supponiamo che il fatto lanci i dadi e otteniamo questo risultato qua. Abbiamo ottenuto un risultato con difficoltà pari a 2. Prima di assegnare il prescelto, il fato deve sempre chiedere a voce alta: qualcuno ha scommesso più di 2, cioè il numero maggiore di 2? Se qualcuno ha scommesso più di 2 lo deve dire subito, quindi lui lo dichiara, dice io ho scommesso più di 2, io ho scommesso 3 energie. In questo caso non viene più assegnato il prescelto con la regola precedente già vista, ma il prescelto viene assegnato a chi ha scommesso più energia, in questo caso lui, quindi lui diventa il prescelto, quindi le 4 carte vengono distribuite non più a partire dal numero 2, che sarebbe stato questo giocatore, ma direttamente da chi ha fatto un investimento in energia. Questo si chiama un picco di hash rate. Quindi questo giocatore riceverà una carta, poi si guarda qua, c'è energia, sì, perfetto, riceve un'altra carta. Il fato, come al solito, è fortunato, quindi prende un'energia gratis. Questo giocatore ha scommesso energia, quindi prenderà una carta. Questi giocatori qua hanno consumato energia senza ottenere Bitcoin e la devono buttare via, perché non sono più carte. Prima della fase mining, in realtà andrebbe giocato la fase mercato. La fase mercato permette ai giocatori di vendere carte per ottenere energia o anche di comprare carte se vogliono. Il prezzo delle carte Bitcoin è indicato da questo numero grande sul mercato ed espresso in cubetti di energia, quindi quando il prezzo sarà qui vuol dire che vendere o comprare una carta del mercato costerà 4 energia.
Com'è che si muove il prezzo sul mercato? Il prezzo del mercato sale di una casella ogni volta che c'è un 6, oppure ogni volta che un giocatore fa un picco di hash rate. Quindi nel caso precedente, in cui questo giocatore aveva appunto scommesso una quantità di energia maggiore del dado, il prezzo saliva di 1. Inoltre, siccome c'era anche un 6, il prezzo saliva di un'altra casella. Attenzione che non importa quanti 6 escano, anche se io lanciando i dadi ottengo tanti 6, comunque anche se ottengo 3 6, il prezzo sale sempre di una casella. Quindi la regola dice se c'è almeno un 6, il prezzo sale di 1. Quindi il prezzo sale riassumendo in due condizioni: quando esce almeno un 6 o quando qualcuno punta una quantità di energia maggiore della difficoltà del dado, che ricordiamo è sempre il dado di valore minore. Vediamo adesso come funziona la fase mercato. Nella fase mercato i giocatori di nuovo scommettono usando la mano o i rig. E cosa scommettono? Se mettono nella mano qualcosa, un cubetto di energia, dichiarano che vogliono acquistare. Se invece mettono la mano vuota o il rig vuoto, dichiarano che vogliono vendere. Per ricordarlo basta pensare che chi vuole comprare qualcosa ha in mano la moneta del gioco, in questo caso la moneta è l'energia, e chi vuole vendere sta chiedendo qualcosa. Quindi supponiamo che soltanto 3 giocatori partecipano al mercato, in questo modo qui. Li metto qui perché la partecipazione al mercato è opzionale, possono anche decidere di dire io sto fuori dal mercato, non faccio niente. Quando tutti hanno deciso chi va sul mercato, se ci sono dubbi si procede sempre in ordine di turno, che è sempre senso orario, partendo da chi sta a sinistra del fatto. Il fatto a questo punto dice vediamo chi è andato sul mercato. Questi due hanno dichiarato di essere andati vuoti e questo qui invece ha dichiarato di essere andato pieno. Quindi questi due vogliono vendere e lui compra. Come funziona? Si guarda sempre prima la maggioranza. Quindi la maggioranza cosa sta facendo? La maggioranza sta vendendo, quindi prima si risolverà le compravendite della maggioranza. Quindi sempre in ordine di turno, prima lui vende, quindi lui prende, vende sul mercato, piazza qua una carta Bitcoin sul mercato e il prezzo attuale è 1, quindi ottiene un'energia che diventa sua. Questo giocatore, anche lui, ha dichiarato di vendere, quindi anche lui vende una carta sul mercato e anche lui ottiene un'energia dalla banca. Quindi abbiamo finito la fase della maggioranza. Dopo la fase della maggioranza si applica una variazione di prezzo. Se la maggioranza ha venduto, come in questo caso, il prezzo scende. Quindi poi toccherà a lui comprare, se lui compra sul mercato e paga 1 al prezzo corrente, lui compra un Bitcoin dal mercato. Chiaramente non è possibile mai comprare Bitcoin quando il mercato è vuoto, quindi prima inizieranno i venditori che inizieranno a scaricare Bitcoin sul mercato e dopo qualcuno potrebbe essere interessato alla vendita. Osservare che questa regola fa sì che chi va in controtendenza ha la possibilità a volte di comprare a prezzi più bassi, però chiaramente quando si supera questa riga il mercato si chiude e a zero non si può comprare nulla. Vediamo adesso un esempio di turno completo nella terza epoca. Se l'epoca è già iniziata, i giocatori hanno già ricevuto le rendite di 2 cubetti di energia e il fatto supponiamo che sia questo giocatore. Quindi la prima cosa da fare è il mercato. Questo giocatore chiederà chi va sul mercato, supponiamo che ci vadano questi 2 giocatori e quest'altro giocatore. Quindi vuol dire che hanno scommesso pugno sul tavolo con o senza energie. Quando tutti hanno scommesso, il fatto dice, beh, dichiarate le vostre intenzioni di compravendita, sono queste. Come prima la maggioranza sta vendendo e la minoranza sta comprando, quindi prima bisogna fare la maggioranza, quindi prima questo giocatore venderà sul mercato, in questo caso riceverà 7 cubetti di energia, prende 7 cubetti di energia, poi va a vendere questo giocatore, anche lui vende una carta, la piazza sul mercato e riceve 7 cubetti di energia. Abbiamo finito le transazioni della maggioranza, quindi possiamo aggiustare il prezzo. Siccome la maggioranza ha venduto, il prezzo scende. Adesso tocca a questo giocatore, che è fortunato perché il prezzo è sceso, quindi lui aveva dichiarato di voler comprare, l'energia che ha dichiarato non viene mai spesa, serve soltanto per dichiarare, quindi la rimette, via, e poi dice adesso io per 6 cubetti di energia posso comprare una carta del mercato che diventa mia, l'ho acquistata. Finita la fase del mercato, si va alla fase mining. Il fatto di nuovo dirà, fate le vostre scommesse, ogni giocatore deciderà quanta energia mettere e l'energia massima che un giocatore può scommettere è pari a 6 cubetti. Supponiamo una situazione del genere, quindi supponiamo che un po' di giocatori scommettono parecchia energia, il fatto appunto non scommette mai, ok, vediamo che succede. Siamo nella terza epoca, quindi si lanciano soltanto 2 dadi e verranno distribuiti soltanto 2 carte Bitcoin. Quindi lanciamo, il fatto lancia i dadi, abbiamo difficoltà pari a 1 e il fatto dice qualcuno ha scommesso più di 1 e lui dice sì, io ho scommesso più di 1, ho scommesso 6, ma anche lui dice scommesso più di 1, ho scommesso 6.
Questo giocatore no, ha scommesso soltanto 1, questo ha scommesso 2, che è comunque più di 1, questo ha scommesso niente, il fatto appunto non scommette, questo ha scommesso 1 e questo ha scommesso anche lui 6. Quindi c'è un picco di hash rate perché è stata superata la difficoltà, quindi il prezzo sale. Il prescelto deve andare a chi ha fatto il picco di hash rate, ma il picco di hash rate l'hanno fatto 1, 2, 3, 4 giocatori. In questo caso cosa si fa? Si procede sempre in ordine, quindi andando in qua, qual è il primo che ha fatto la puntata maggiore? Lui. Lui ha fatto un picco di hash rate e ha puntato più di tutti, quindi lui è prescelto. Quindi a questo punto il fato prende 2 carte da qui, perché siamo nella terza epoca, e iniziando da questo giocatore darà una carta a lui perché ha messo energie e una carta al giocatore che è in qua, perché si procede sempre con ordine. Tutte le energie giocate vanno via e tornano nella banca, quindi tutte le energie degli altri giocatori sono state praticamente sprecate per niente senza ricevere Bitcoin. Il gioco prosegue così fino a che non finiscono le carte del gioco, cioè durante la quarta epoca. Vediamo qualche altro esempio della fase mercato. Il fato chiede ai giocatori di andare sul mercato. Chi vuole comprare appunto mette il pugno con dell'energia, chi vuole vendere metterà il pugno vuoto. Facciamo l'esempio con rig. Questi due giocatori dichiarano di voler comprare, questo giocatore dichiara di voler vendere. A questo punto si scoprono gli ordini di acquisto e vendita, si vede cosa succede. La maggioranza in questo caso vuole comprare. Ricordiamo che i cubetti usati per la dichiarazione servono solo alla dichiarazione stessa, quindi non vengono spesi. Quindi adesso iniziano gli acquisti. Lui deve comprare è obbligatorio perché l'ha dichiarato, compra, prenderà un bitcoin dal mercato e lo pagherà 3 cubetti di energia. Anche lui si è impegnato a comprare, quindi deve comprare, quindi pagherà 3 cubetti di energia per ricevere un bitcoin dal mercato. Finite le transazioni della maggioranza, si aggiusta il prezzo, siccome la maggioranza ha comprato, il prezzo sale. A questo punto tocca ai venditori, che è soltanto un venditore. Lui è obbligato a vendere, quindi lui venderà una carta dal mercato, ma nel frattempo il prezzo è salito, quindi lui ricaverà 4 cubetti energia per la sua vendita. Nel caso in cui il numero di giocatori che dichiarano l'acquisto è uguale al numero di giocatori che dichiarano la vendita, è il caso più facile perché si faranno prima le vendite, poi gli acquisti, ma siccome la pressione di acquisto e la pressione di vendita sono uguali, il prezzo lateralizza e quindi rimane fermo, praticamente non si muove. Facciamo adesso un riassunto di tutte le fasi del gioco. Quindi inizia l'epoca, all'inizio dell'epoca, prima cosa da fare, si ricevono le rendite, quindi un giocatore riceverà 4, in questo caso prima epoca, 4 cubetti energia nella sua riserva. Dopodiché inizia la fase mercato. Il fato, questo giocatore, chiede chi è che va sul mercato. Chi va sul mercato mette la mano col pugno chiuso sopra energia per acquistare. Chi invece vuole vendere mette sempre il pugno sul tavolo con la mano vuota. Dopo la fase mercato c'è la fase mining, quindi sempre il fatto chiede puntate l'energia, quindi i giocatori scommetteranno l'energia sotto i rig, si lanciano i dadi e si distribuiscono le carte a chi è riuscito a minare. Finita la fase mining, il fato si sposta di qua e si ripete di nuovo un'altra fase mercato, un'altra fase mining. Quando finiscono le carte dell'epoca corrente, si cambia l'epoca. Cosa succede? Vuol dire che il segnale del prezzo si sposta e torna sulla casa più bassa. Il segnale del primo giocatore si sposta di una posizione. Inizia una nuova epoca dove stavolta il fato sarà il primo giocatore e si comincia di nuovo come prima. Fase mercato, fase mining e così via. Si continua a giocare fino a che in 4 epoche, le rendite, ricordiamo, si prendono solo all'inizio dell'epoca, non a ogni turno. Quando finisce l'ultima epoca, cioè quando finiscono le ultime carte di questo mazzo, la partita finisce. A questo punto si contano le carte Bitcoin. Questo giocatore fa 3 punti, questo giocatore fa 3 punti, questo giocatore fa 2 punti, questo giocatore fa 2 punti, questo ne fa 3, questo ne fa 4, quindi per il momento sta vincendo lui, anche lui ne fa 4, mentre questo ne fa 2. Quando ci sono 2 giocatori col pari punteggio si va a vedere il colore delle carte. Questo ha 2 carte blu, questo ha soltanto una carta blu, le carte blu fanno da tiebreaker, cioè decidono chi è il vincitore in caso di pareggio. Quindi in questo caso il vincitore è questo giocatore qua, perché ha il maggior numero di carte e anche il maggior numero di carte blu. Se c'è ancora un pareggio, si guarda chi è rimasto con più energia ed è il vincitore. La differenza tra gioco party game e gioco avanzato è che il gioco avanzato i giocatori possono avere più di un rig, quindi questi 2 rig potrebbero essere di uno stesso giocatore, questi 2 rig potrebbero essere di uno stesso giocatore e quindi questa potrebbe essere una partita a 4 giocatori. Inoltre nel gioco avanzato i giocatori utilizzano nella fase azioni che si svolge dopo la fase mining anche le carte per scatenare effetti speciali che sono
effetti che raccontano sia la storia di Bitcoin dal 2008 al 2024 e servono sia a far scegliere al giocatore la sua strategia. Il giocatore può giocare come ingegnere, può giocare come esperto in scienze umane, psicologia, sociologia, può giocare come economista o può giocare come informatico. Quindi le varie carte permettono strategie di gioco molto più avanzate e chiaramente questo è un gioco un pochino più impegnativo e richiede di leggersi il regolamento. Prima abbiamo usato queste carte qui, che sono le carte Dummy, Place Holder, Water, perché quando si gioca in party game potete usare qualunque mazzo di carte, potete anche usare le carte da poker e stamparvi il gioco da solo. Trovate tutti quanti i file su Board Game Geek, vi basta stamparvi la plancia, procurarvi due mazzi da 50 carte, un po' di monetine o fiche di gioco e il gioco ve lo fate da soli e vi basta usare un po' di tempo. Tutto dipende nella vita se avete più tempo o più denaro. Questo è tutto, vi lascio in descrizione i link per la produzione autonoma print and play del gioco, sempre solo per il party game. Questo è il gioco completo, buon divertimento. Ciao ciao!